Hai già capito di cosa si parlerà in questo video tutorial? Come assemblare i pezzi per creare Frankenstein? Di come si disegna il naso. Questo è un mio disegno, un autoritratto realizzato a 11 anni. Ah, allora la figlia di Frankenstein. Me lo ricordo come se fosse ieri. Me ne stavo davanti allo specchio per ore cercando di cogliere la linea del volto e arrivata al naso è stato tosto. Avrei tanto desiderato qualche regola, una guida o un consiglio. E allora questo tutorial lo dedico a me stessa, in quanto ben lontana dalla regola fondamentale che viene utilizzata dai disegnatori esperti e che consiste nell'individuare in ogni figura una o più forme geometriche a partire dalle quali si può ricostruire l'immagine che vogliamo riprodurre. In altre parole, quando vuoi disegnare un oggetto o una forma complessa, facilitati il lavoro scomponendo il tutto in forme geometriche semplici. Capito, piccola Elisa? Dai, su con la vita. Guarda che faccia. Vediamo che forme geometriche si nascondono all'interno del naso, ma anche la forma esterna che contiene il naso, questa specie di gabbia. La forma dell'insieme ricorda una sorta di piramide tronca su base trapezoidale. A sua volta all'interno abbiamo 3 sfere, una più grande per la punta del naso e 2 più piccole per le ali laterali, quelle che conterranno poi le narici. Sembra il naso di Joker. Ah no, più Batman. Sapere che un naso è insito in questa piramide tronca di 3 dimensioni ci darà 2 vantaggi fondamentali: disegnare in libertà senza copiare da foto e capire successivamente come funzionerà il chiaroscuro. Il naso, anche se visto frontalmente, avrà sempre un aspetto tridimensionale. E allora disegniamo il naso al nostro personaggio, quello che abbiamo creato con lo schema nel video tutorial precedente, con lo schema da 5 o da 6. Ricordiamoci che questa è l'area dedicata al naso, qualunque naso tu abbia scelto, tra le 40 tipologie. Prima di tutto definisco la glabella. Questa zona è quella piccola area depressa dell'osso frontale, al di sopra della sutura naso-frontale, tra le arcate sopraccigliari. È un trapezio a testa in giù, per come siamo abituati a vederlo, e sulla base, quella più corta, farò partire la gabbia che abbiamo visto prima. Ognuno di noi disegnerà una gabbia differente, a seconda del naso che ha in mente, che vuole realizzare, di come se lo immagina. Sperimenta, basta variare anche di poco le proporzioni delle facce della piramide per avere risultati differenti tra loro. Eccolo qua, il più lo abbiamo fatto. Adesso andiamo ad individuare le 3 sfere, quella più grande per la punta, quella centrale, e quelle più piccole per le 2 ali laterali. Bene, ho tutto per definire il naso. Ora posso schiarire il livello delle linee di costruzione, anche se il consiglio è quello di farle comunque sempre con mano leggera e con una matita tipo 2H, molto chiara. Definita la radice del naso, disegno ora il dorso. Poi parte delle narici e la columella, questa sporgenza centrale sotto la punta. Le 2 ali laterali. E in questo caso, dato che sto utilizzando un tratto pulito e netto, evidenzio anche l'attaccatura laterale. Definisco le narici ed ecco qua, un naso abbastanza regolare. E se il mio personaggio richiedesse un naso più particolare? Se stai disegnando ed esci dalla zona ideale destinata al naso, questa, allora stai disegnando una caricatura o un personaggio dai tratti forzatamente esagerati. Non ci resta che usare la nostra creatività. Pur avendo come base sempre la stessa gabbia, possiamo costruire nasi differenti fino all'infinito. Lo sai che, senza contare i casi di rifacimento, esistono 40 tipologie di nasi? Ho cercato su Google. Esiste il naso a patata, aquilino, a punta cadente, greco, a sella,
schiacciato, becco di pappagallo, con la radice bassa, con la radice alta, collassato, deviato, con dorso basso, largo, lungo, con la punta all'insù, Cleopatra, il naso con la punta ruotata in basso, il naso infantile, narici larghe. Ora, per costruire un volto proporzionato, cominciamo ad avere un po' di elementi. Sappiamo strutturare gli occhi, li abbiamo visti in questo video tutorial. E con questo video sappiamo qual è la zona riservata al naso e quali sono le linee di costruzione fondamentali per costruirlo. Possiamo disegnare il naso visto frontalmente. E ora facciamo un passo successivo. Costruiamo il naso anche di profilo e di 3/4. Ed eccole qua, 3 gabbie per 3 punti di vista differenti, i classici. Vista frontale, di 3/4 e profilo. Avendo definito questa gabbia, questa sorta di struttura architettonica vera e propria, disegnare un naso ruotato diventa più semplice. Non ruoto il naso, ma la struttura. È più semplice mentalmente per noi ruotare una struttura rigida, composta da linee rette e sfere, piuttosto che un naso. La nostra attenzione prima di tutto si deve focalizzare sulle forme geometriche e solo dopo aver scomposto ciò che vogliamo disegnare potremo partire con i tratti veri e propri. Ti capita mai di vedere qualche disegnatore bravo che disegna subito senza linee di costruzione di aiuto? Quelle linee le sta visualizzando e tracciando in silenzio nella sua testa. Ecco, questo potrebbe essere un buon obiettivo per tutti noi. Questo che sto facendo può diventare un esercizio molto valido per definire un personaggio. Se devo costruire un personaggio da zero, non lo disegno mai solo frontalmente, preferisco disegnarlo da subito in queste 3 posizioni. In questo caso mi sto concentrando solo sul naso. Vederlo in 3 posizioni mi permette di fissare da subito i suoi lineamenti, come se lo stessi scolpendo a tutto tondo, per far sì che poi lo sappia disegnare da ogni angolazione. In un video successivo applicherò il chiaroscuro al naso, anzi lo costruiremo con il chiaroscuro, con le luci, le ombre e i riflessi nei punti giusti. Così prima impariamo a costruirlo e poi ad ombreggiarlo. Buon allenamento quindi, e come dicevo all'inizio, questo video lo dedico a me stessa di anni fa e anche a te che lo stai guardando in questo momento. Se hai delle perplessità, curiosità, fammelo sapere nei commenti. Io ho tante perplessità, perché invece di ridisegnarti il naso non ti ridisegni i capelli e gli occhi e le orecchie? Tutto insomma. Ciao ciao!